Namaste. La pratica di oggi sarà una modalità per lavorare sui nostri muscoli addominali, la zona lombare e per rafforzare quindi tutta questa parte che ci aiuterà non solo a stare meglio durante la nostra postura in piedi, ma anche a ammorbidire, a tonificare, elasticizzare sia gli organi interni e anche appunto tutte le fasce muscolari. Quindi inizieremo con alcuni lavori respiratori. Prima di tutto però vi chiederei di sedervi con le gambe incrociate e di pensare ad un radicamento buono, in modo da poter rimanere belli stabili con la nostra parte bassa del corpo, e per parte bassa intendo dall'ombelico in giù. Prima cosa che vi chiedo è di sentire i vostri ischi. Gli ischi sono appunto queste ossa su cui ci sediamo, anzi potete anche appoggiare le mani sotto, sentire che ci sono due ossa che spingono sulle mani. Una volta che li avete percepiti, togliete via le mani. E immaginate un filo sottile che collega i due ischi e li porta verso il centro, come se appunto ci fosse una cinturina che potesse stringersi. Poi, stesso tipo di percezione, appoggiate una mano dove c'è il pube e una mano dietro in corrispondenza, zona del sacro. Quando avete individuato queste due distanze, pensate anche qui una cinturina che vi stringe questi due punti. Quindi adesso ne avremo 4. 2, i due ischi che vanno verso il centro, sacro e pube che convergono. E il punto di intersezione è un po' la zona del perineo, la zona del pavimento pelvico, che si sentirà quasi sicuramente leggermente sollevata, come se fosse un po' più tonica, andando un po' verso l'alto. Quindi questa è la nostra base. In più vi chiederei di attivare i piedi, inarcando le dita dei piedi, e inarcando le dita dei piedi sentirete anche che le ginocchia si compattano un po' di più, come se volessero stringersi ma non si stringono completamente. Quindi abbiamo dato un po' di stabilità alla nostra parte dalla cintura del pantalone in giù. L'addome è un po' tenuto, la parte bassa dell'addome dove c'è la cosiddetta cintura addominale. Da qui inizieremo a fare alcune respirazioni di Kapalbhati, la tecnica dove c'è l'espulsione rapida dell'aria più o meno nella zona diaframmatica. Quindi vi ricordo com'è l'espulsione dell'aria. Quindi questo, butto fuori l'aria velocemente, rilasso nell'inspiro, espiro, butto fuori l'aria dal naso, come se volessi soffiare velocemente su una candela, però con la bocca chiusa. Mantenendo questa modalità respiratoria, oggi faremo un movimento laterale. Il movimento sarà fatto così: si uniscono le dita e si appoggiano i pollici proprio al di sotto delle clavicole, giusto per avere un po' di stabilità. Si sollevano i gomiti. La modalità di lavoro sarà questa: bisognerà girare verso destra e sinistra. Chiaramente più è ampio il movimento, più è intenso, e si espirerà in una prima parte solo a destra e nella seconda parte solo a sinistra, utilizzando questa espulsione rapida dell'aria. Faccio vedere. Quindi forte sotto, e da qui inspiro a sinistra e espiro a destra. Ritorno al centro e faccio un bell'inspiro profondo e anche una bella espirazione lunga. Un altro bell'inspiro ed espiro.
Come avete visto ho tenuto la testa ferma, quindi il collo non si muove, è come se fosse tutto un pezzo il tronco. Se per qualcuno è difficile muovere la testa, ci sono sensazioni di giramenti di testa o fastidi al collo, tenete la testa ferma e ruotate il busto, ma se possibile fate tutto il lavoro completo. Rifacciamo adesso espirando dall'altra parte. Ritorno, ancora un paio di respiri profondi. Poi allungo in su le braccia, inspiro, espiro, mi allungo lateralmente verso sinistra e stiro tutto il fianco destro. Si sente tutta la respirazione qua che espande il polmone. Se è possibile, attivo la muscolatura laterale sollevando il braccio sotto, giro il palmo in su e mi protendo verso sinistra. Ovviamente devo tenere ben forti i piedi e le gambe, tutta la zona pelvica è fortissima. Continuo a respirare e poi ritorno. Inspiro, allungo, espiro, giro dall'altra parte. Do peso agli ischi in questa posizione qua, sento proprio un bel allungo in tutto il fianco sinistro e se possibile anche qua provo a sollevare il braccio sotto, i due palmi si guardano. Respiro. Ritorno. Rifacciamo ancora la tecnica di prima di Kapalbhati, questa volta se possibile useremo le mani in questo modo, è un po' più intenso, per cui se vedete che è troppo forte rimetterete le mani in questa modalità. Espiro verso destra. Ritorno, un bel respiro, anzi un paio di respiri profondi. Cambio direzione. Ritorno, ancora 2 respiri ampi. E poi concluderemo questa sequenza con quest'altro movimento. Allungo le braccia in avanti, inspiro, espiro, porto i palmi delle mani con le dita rivolte in su e giro profondamente verso sinistra. Lo sguardo anche verso sinistra segue la mano. Inspiro, torno al centro, espiro, lavoro dagli addominali, quindi non faccio sforzo con il collo, ma spremo bene la zona dell'addome dove c'è l'ombelico. Ancora le gambe sono fortissime. Facciamo l'ultimo.
E poi ritorniamo, rilassiamo le gambe, scuotiamo un po' i polpacci, anche facciamo fare delle belle rotazioni alle caviglie. Sciogliamo la posizione, ci portiamo in posizione quadrupedica, dove facciamo muovere la schiena scaldandola bene, intanto con movimenti rotatori molto morbidi, facendo anche lavorare le spalle, la testa, il collo. Questi sono molto buoni anche alla mattina, appena ci si sveglia, quando si è un po' irrigiditi dal letto, quindi ancora molto morbidi, molto liberi. E poi ritorniamo al centro e da qui allunghiamo, inspirando, allunghiamo la schiena, aprendola, espiro, porto in su l'ombelico, quindi ancora ci focalizziamo nella zona ombelicale. Inspiro in su, apro le spalle in arco, espiro, snocciolo una vertebra dopo l'altra. La prossima volta inizieremo a tenere un'apnea a polmoni vuoti, quindi una sospensione d'aria dopo che abbiamo portato la pancia in su, e attiviamo il pavimento pelvico usando quello che si chiama mula bandha, cioè una contrazione del perineo, il muscolo tra i genitali e l'ano. Rilasso e inspiro. La prossima volta, mentre sono in apnea a polmoni vuoti, puntando le dita dei piedi, quindi qua sono in apnea a polmoni vuoti, sollevo leggermente le cosce, le gambe, ma lasciandole penzolare. Vedete, sono morbide le gambe e l'addome che tira su. Rilasso anche il mula bandha, inspiro. Espiro. A polmoni vuoti, mula bandha, e tiro in su, come se l'addome potesse risalire ancora di più verso il soffitto. Riappoggio, facciamo un'ultima volta. Mula bandha, apnea. Rilasso e rilasso appoggiandomi con i glutei sui talloni. Posso anche muovere un po' il bacino da una parte all'altra. Respiro contro la schiena. Poi riprendo la stessa posizione di prima, ma allungo la gamba sinistra indietro, la gamba destra rimane ferma lì. A questo punto, ingaggiando ancora la muscolatura addominale in espirazione, è come se potessi avere una carrucola e tiro in su la gamba destra, quindi diventa così. Da qua uso già gli addominali forti, in espirazione inspiro, espiro, inspiro, espiro. Facciamo ancora un paio di volte. E poi cambio. Sistemo già l'addome e la schiena, espiro. L'ultimo. E poi ancora. Rilasso, ammorbidisco il bacino, dondolo un po'. Ci portiamo nel cane che si distende. Allunghiamo un po' i piedi su e giù in modo da dare un po' di elasticità alle gambe.
e proviamo ad andare nel cane con il viso in su, sentendo ancora quell'altezza della pancia che abbiamo sentito prima. Quindi vado in punta, cioè vado in punta di talloni, il più possibile in punta di piedi, sollevo bene la pancia e poi provo ad andare in avanti. Mantengo l'addome forte e vado nel cane col viso in su aprendo le spalle. Riabbasso la testa, risucchio in su la pancia sollevando bene i talloni e provo ad andare indietro. Proviamo a fare 2 o 3 volte. Sento proprio una bella spinta in su della pancia nei movimenti, nelle transazioni. Riposo un attimo. Da qua ci solleviamo, andiamo nel cane che si distende di nuovo. Poi appoggiamo le ginocchia, appoggiamo l'avambraccio sinistro, ruotiamo lasciando i piedi di taglio. Lasciamo il fianco su possibilmente, inspiro, sollevo un braccio, espiro, passo con il braccio dentro lo spazio che c'è all'interno del gomito. Inspiro, in su, espiro, inspiro, espiro, ritorno, appoggio le ginocchia, cane che si distende, cambio, appoggio l'avambraccio, lascio i piedi di taglio e anche qui inspiro, espiro, inspiro, espiro, sempre sentire il movimento a livello addominale, inspiro, espiro, ritorno, cane che si distende. Poi facciamo un bel passo in avanti con una gamba e con l'altra ci portiamo in piedi. Vi consiglierei di provare questo esercizio che faremo adesso con un muro dietro, un armadio, con una parete qualsiasi, solo per avere la percezione. Vi chiederei di stare in piedi se avete un muro leggermente distanti, per sapere quanto vi chiederei di portare le braccia indietro, arrivare alla massima estensione posteriore delle gambe e riuscire a toccare con il dorso delle mani il muro, l'armadio, quello che avete. Quindi questa è la distanza buona, eventualmente la aggiusterete. Quando siete qua, appunto, teniamo la zona addominale, quindi tutta questa parte bassa, forte, compatta, come abbiamo visto quando eravamo seduti, sentendo pube e sacro, i 2 ischi che vogliono avvicinarsi, sentire quindi un'attività, una compattezza del pavimento pelvico. Poi, spingendo le braccia indietro, arretro con la pancia verso la schiena, ma nello stesso tempo apro le spalle. Questa è molto bella come apertura per i pettorali, la testa è rilassata, quindi continuo a spingere come se volessi spostare indietro la parete. Respiro bene, questa zona qua si espande profondamente. C'è un po' di curva nella zona lombare, non la appiattite completamente, ma diciamo che è una curva, una lordosi tenuta, piacevolmente tenuta. Bene, rilassiamo, scrollate un po' le vostre spalle e ci ricorderemo di questa modalità delle braccia quando faremo questa posizione. Quindi cane che si distende, sulla gamba destra, sollevo il tallone sinistro, passo alta e porto il piede destro a terra. Lascio il ginocchio sinistro giù, mi sollevo mantenendo la coscia dietro verticale.
quindi non faccio ancora il classico affondo, sono in questa posizione e in questa posizione mi immagino il lavoro che abbiamo fatto prima contro la parete, quindi tengo la zona della cintura addominale, arretro con le braccia come se avessi il muro contro cui spingere, attivo la muscolatura addominale. Una volta che ho preso la posizione, solo da qui provo a fare l'affondo, quindi l'addome resiste mentre il petto si apre, l'addome resiste, proseguo fino a che riesco ad aprire bene la coscia dietro, a creare l'affondo. Respiro. Quindi l'addome continua ad andare verso la schiena. Morbido. E poi cane che si distende. Sulla gamba sinistra. Sollevo il tallone destro e vado nella posizione di Kapotasana parziale dove vengo su ancora, coscia destra verticale, piede puntato, sistemo l'addome, porto le braccia indietro, inizio a spingere. Vedete ancora spingendo c'è questa piccola retroversione del bacino. Spingo e mentre spingo tengo la pancia, inizio a creare l'affondo. Respiro. Ognuno scende con il proprio tempo. Continuo la spinta indietro del dorso delle mani e qua si crea spazio, quindi vedete non è cascante la posizione, creo spazio fra la coscia e l'addome. E poi cane che si distende. Di nuovo su la gamba destra, espiro, vado nell'affondo. Questa volta mi preparo per la posizione del Virabhadrasana 1 con la gamba dietro sollevata, ma teniamo ancora il tallone su, tallone dietro su in asse. Posso lasciare un po' piegata la gamba dietro per aiutare questo movimento. Quindi da lì allungo in su, creo spazio, scendo e poi vado con le braccia indietro, rifaccio lo stesso movimento. Respiro. Cane. Sulla gamba sinistra. Sollevo il tallone, vado in avanti e poi mi preparo. Allineo il tallone destro, fletto la gamba sinistra, su, creo spazio nei fianchi e poi scendo, spingo con le braccia, arretro con l'addome, creo spazio. Respiro nei pettorali liberissimo. E poi giù. E rilasso. A questo punto ci portiamo a pancia in giù. Quando siamo a pancia in giù, vi chiederei semplicemente di appoggiare il dorso delle vostre mani nella zona lombare e appoggiando una guancia sentiremo semplicemente il respiro nella zona lombare. Quindi significa che la pancia respira completamente, sia nella parte alta che nella parte bassa, quindi un bel respiro addominale. E mentre inspiro con la pancia sento il freno del pavimento, ma è un freno che mi aiuta in realtà ad aprire e ad espandere la schiena. Quindi inspiro, sento che la pancia preme contro il pavimento e la schiena si distende
si allarga e fa sollevare le mani. Espiro, la schiena si riabbassa, si riaccentua la curva. Quindi questo movimento dovreste proprio sentire che si dilatano tutti i muscoli a livello della zona lombare, una sensazione molto piacevole di spazio che si crea. Voi continuate pure questo lavoro per più ripetizioni, poi quando avete assestato la respirazione, avete rilassato, continuate a mantenere anche l'attenzione al pube che spinge un po' verso il pavimento, quindi c'è anche una retroversione, un basculamento del bacino. Possiamo anche sollevare leggermente le braccia, le mani, cioè lasciando questa volta i gomiti su. E il lavoro che faremo è un lavoro molto sottile ma molto molto efficace per la zona lombare. Come si fa? Si lascia il collo allungato piacevolmente, quindi non sforzo, non allungo in su la testa, ma sfioro con il naso il pavimento, proprio sento un leggero contatto del pavimento con il naso. A questo punto mi focalizzo sul respiro addominale, come facevamo prima, pensando di gonfiare verso la schiena e aumento la percezione al punto che è come se l'aria mi facesse sollevare ancora di più le spalle, allontanando il naso dal pavimento, diciamo anche di una decina di centimetri, così. Quindi vedete il movimento è piccolo e lo faccio dal respiro. Quindi allargo sensibilmente, lo sentite sotto le vostre mani, avete le dita divaricate, allargo sensibilmente la zona a destra e a sinistra della colonna vertebrale, le spalle sono morbide, collo rilassato, un po' come se la schiena fosse un palloncino che si gonfia e ha tutte le pareti che si distendono, spiegandosi piacevolmente. Terremo per diverse respirazioni. Questo esercizio lo faremo per almeno 2 minuti. Poi ovviamente potete muovere le vostre mani sentendo le varie parti, anche scendendo più in giù. Attenzione a non portare il coccige verso l'alto, ma tenete sempre una piacevole lunghezza del coccige in giù, quindi il pube verso il basso. Quindi l'idea, l'intenzione è proprio quella di ritrovare uno spazio che spesso manca nella zona lombare, che è molto tesa, molto contratta. Questo esercizio lo potete fare anche da solo, se arrivate a casa tardi dal lavoro, siete un po' stanchi. Dopo che avete un po' scaldato il corpo, potete subito provare a farlo e andare in una sorta di stato meditativo.
Quindi il respiro che fa sollevare e abbassare le spalle. E poi lentamente iniziamo a ritornare, appoggiamo le mani a terra e ci solleviamo. Ci solleviamo, ci sediamo sui talloni e già da qua, se provate a muovere la vostra schiena, dovreste sentire che è tutta un'altra storia, proprio molto più espansa, molto più fluida. E proprio provate a sentire. Poi ci porteremo a pancia in su e solleviamo le gambe, divarichiamo le ginocchia e uniamo la pianta dei piedi, ma senza l'aiuto delle mani, quindi Baddha Konasana attivo, spingendo fortemente i piedi uno contro l'altro, attivando tutti i piedi. Sentirete che le gambe si attivano anche, ma soprattutto la schiena si abbassa veramente bene sul pavimento, affonda. Quindi schiaccio i piedi, attivo le gambe e si sente una bella sensazione di peso. Rimango senza l'aiuto delle mani. Porto le braccia indietro. Continuo a spingere. Respiro. Poi, se è possibile, se non ci sono problematiche al collo, uniamo le mani ed inspirando rimaniamo lì, e espirando la pancia si contrae al punto che mi fa sollevare le spalle. Inspiro, scendo, espiro, salgo. Continuo a stringere i piedi. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Facciamo l'ultimo. E poi rilasso. Le ultime due esecuzioni sono con le ginocchia piegate ma che pendono verso sinistra. Stesso lavoro, tengo i piedi forti, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Cambio direzione. Sempre in espirazione, non venite su dal collo, ma è la pancia fortissima. Facciamo l'ultimo. E poi rilassiamo. Solleviamo il bacino su e giù qualche volta per rilassare gli inguini. E poi, quando siete a posto, rimanete sdraiati, comodi, per fare un rilassamento. Potreste sentire l'esigenza di avere un panno sotto le cosce, oppure semplicemente, senza nulla, palmi delle mani rivolte in su.
e osservate le sensazioni in tutta la zona addominale, in tutta la zona lombare. Una sensazione come di forza, di quella piacevole forza che poi ci aiuta anche quando siamo in piedi a mantenere la stabilità. Sentire che quella stabilità necessaria per anche aprire tutta l'area del cuore. Quella stabilità necessaria anche per esporci alla vita, per avere l'addome stabile ma aperto. Quindi quel coraggio di uscire, quella forza piacevole, quel nostro potere personale che a volte viene un po' schiacciato. Invece sentiamo che così abbiamo quella piacevole stabilità che ci fa sostenere anche la schiena, senza insaccarci. Il respiro è completamente morbido. Forse lo sentite solo nella zona addominale, oppure probabilmente sentirete anche un po' il torace. E poi lentamente porteremo l'attenzione all'esterno, ritrovando i suoni, i rumori, percezione del corpo. Inizieremo a muoverci e a stirarci, portandoci poi sul fianco, ritrovando la posizione seduta. E anche qui nella posizione seduta, dopo la pratica di oggi, magari vi accorgerete che c'è come una maggiore presenza, sorta di radicamento, bel piacevole peso degli ischi, piedi che si sentono, che hanno come delle radici verso il basso, ma una piacevole apertura, compattezza dell'area addominale, della schiena, come se qualcuno vi sostenesse da dietro. La testa in asse, le spalle piacevolmente aperte. E con questo concluderemo la pratica di oggi. Mi auguro che riuscite a godervela piacevolmente, eventualmente anche tenendo i vostri tempi, allungando alcune posizioni a seconda delle vostre esigenze. E da qua vi auguro una buona giornata. Namaste.